Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo è il podcast di Teen Science. Oggi parliamo di vichinghi. La storia dei vichinghi copre il periodo dal tardo VIII secolo fino alla metà dell'XI. Questo popolo proveniva principalmente dalle regioni scandinave, note oggi come Danimarca, Norvegia e Svezia. I vichinghi sono famosi per i loro raid e per le loro incursioni in tutta l'Europa, però la loro storia è molto più complessa. Sui libri di storia, l'era vichinga inizia con il raid all'abbazia inglese di Lindisfarne nel 793 d.C., un evento che segnò il loro ingresso nella storia europea come formidabili guerrieri. Questo periodo coincideva con la frammentazione politica e la debolezza delle difese in diverse parti dell'Europa, il che rese le regioni europee particolarmente vulnerabili agli attacchi dei vichinghi. Erano guerrieri, sì, ma anche mercanti, che navigavano sulle loro lunghe navi e conducevano incursioni rapide lungo tutte le coste europee, arrivando fino al Medio Oriente, al Nord Africa e persino alle coste del Nord America. Nonostante siano noti principalmente per le loro attività bellicose, i vichinghi erano anche agricoltori, artigiani, mercanti ed esploratori. Avevano una ricca cultura con una propria mitologia e sistema di valori. La loro società era organizzata in clan guidati da capi locali o re. A seguito delle loro invasioni e dei loro rapporti commerciali, durante l'era vichinga ci furono importanti scambi culturali tra vichinghi ed altre culture. Per esempio, i vichinghi si stabilirono in Islanda, in Groenlandia e persino, come abbiamo detto, in America. Inoltre, alcuni vichinghi servirono come guardie del corpo nell'impero bizantino e venivano chiamati varangiani. Si considera come fine dell'era vichinga la sconfitta nella battaglia inglese di Stamford Bridge del 1066, che di fatto coincide in Inghilterra con l'inizio dell'era normanna. Ma andiamo ora più a fondo per capire chi erano queste persone, perché i vichinghi hanno lasciato un'impronta duratura nella storia europea, influenzando la cultura, la lingua, l'arte in molte parti del continente europeo. Partiamo dalla religione, che era proprio una parte integrante della loro cultura. Questa religione era politeista e animista, con una forte enfasi sul culto degli antenati e degli spiriti della natura. La loro mitologia era ricca di divinità, eroi e creature mitiche. Odino era il dio della saggezza, della guerra, della morte. Era anche il dio dei poeti e dei maghi. Thor era il dio del tuono, noto per la sua forza e per proteggere gli umani dai giganti. Freya era la dea dell'amore, della bellezza e della fertilità. E Freyr era suo fratello, dio della prosperità e dell'abbondanza, mentre Loki era una figura ambigua e ingannevole che spesso causava problemi agli dei, ma era anche indispensabile per le loro imprese. Vediamo il modo in cui praticavano la loro religione, perché i vichinghi eseguivano sacrifici di animali e, secondo alcune fonti, in casi particolari, anche sacrifici umani, che servivano per placare gli dei e assicurarsi buona fortuna e protezione. C'erano poi delle cerimonie stagionali, chiamate blot, in cui si eseguivano dei sacrifici e delle offerte per rinforzare i legami con gli dei e con gli antenati. Importante era anche la magia. C'era infatti una forma di magia praticata principalmente dalle donne, conosciute come volva, che poteva includere divinazioni e incantesimi.
Questo tipo di magia si chiamava Seyor. Importantissimo ruolo aveva il Valhalla, la sala del dio Odino, dove i guerrieri caduti in battaglia venivano accolti e preparati per la battaglia finale, detta Ragnarok, ovvero un'apocalisse nella quale molte delle principali divinità sarebbero morte in una grande battaglia, seguita da un rinnovamento del mondo. Ma poi arrivò il cristianesimo, perché, come abbiamo visto, i vichinghi erano in movimento lungo tutta l'Europa e quindi ci fu un graduale contatto e integrazione con le culture cristiane. Questo portò ad una lenta cristianizzazione delle regioni vichinghe a partire dal X secolo. La transizione dalla religione vichinga al cristianesimo non fu quindi immediata e spesso si verificò con una sovrapposizione tra le due fedi. E comunque sta di fatto che la religione vichinga ha lasciato un'eredità duratura nella cultura moderna, influenzando la letteratura, l'arte, i media, con figure come Thor oppure come Odino, che rimangono parte dell'immaginario collettivo. Vediamo ora la società. Come si viveva al tempo dei vichinghi? Questa era una struttura gerarchica ben definita, con distinti strati e ruoli sociali. Questa gerarchia era flessibile a seconda delle circostanze e del luogo, ma in generale era organizzata con al vertice il re e la nobiltà. Questi erano noti come Jarls ed erano individui che possedevano grandi estensioni di terra e avevano un potere politico e militare significativo. Erano responsabili della protezione del loro popolo e spesso guidavano le spedizioni di raid o di esplorazione. Poi c'erano i guerrieri e gli uomini liberi, chiamati Carls. Questa classe era composta da agricoltori, artigiani, mercanti e chiaramente guerrieri. Formavano la maggior parte della popolazione vichinga e possedevano diritti legali e la possibilità di possedere terra. I guerrieri in questa classe potevano guadagnare ricchezza e prestigio attraverso il successo in battaglia. In fondo a questa scala sociale c'erano gli schiavi, detti thralls. Erano appunto la parte più bassa della società vichinga e costituivano principalmente la forza lavoro. Questi potevano essere prigionieri di guerra, oppure persone indebitate, o individui nati da genitori schiavi. Gli schiavi erano anche impiegati in lavori domestici, agricoli o in qualsiasi altro lavoro richiesto dal loro padrone. Tuttavia potevano essere liberati e acquisire il titolo di uomo libero. Questo perché esisteva un certo grado di mobilità all'interno della scala sociale vichinga, per cui come un prigioniero o uno schiavo poteva diventare uomo libero, anche gli uomini già liberi, come per esempio i guerrieri, potevano acquistare ricchezza e prestigio durante la battaglia e in questo modo scalare la scala sociale. Anche le donne vichinghe, sebbene non considerate pari agli uomini in termini di status sociale, avevano comunque un ruolo molto significativo nella società. Infatti potevano possedere proprietà, ereditare beni, partecipare a decisioni commerciali e talvolta combattere in battaglia. In più, le donne di rango più alto, come le mogli dei Jarls, potevano esercitare una notevole influenza politica. Infatti, questa gerarchia sociale era sostenuta da sistemi legali relativamente sofisticati, che includevano assemblee pubbliche, dove venivano risolte dispute e prese decisioni importanti. La legge vichinga era basata più sul costume e sul consenso comunitario che non su un codice scritto. Vediamo ora quali sono stati i fattori che hanno permesso un'espansione così diffusa dei vichinghi su un'area così vasta. Uno dei fattori cruciali fu senza dubbio l'innovazione nelle tecniche di costruzione navale, perché le loro navi erano veloci, agili
e potevano navigare sia in acque profonde in aperto oceano, sia in fiumi poco profondi. In più, alcune teorie suggeriscono che le ragioni per cui i vichinghi cominciarono a lasciare le regioni scandinave furono cambiamenti climatici e demografici, che avevano appunto spinto queste popolazioni a cercare nuove terre. Quindi si ritiene che un improvviso incremento della popolazione mise sotto pressione le risorse disponibili e quindi fu necessario andare oltre i limiti dei loro stati per cercare nuove opportunità e nuove risorse. Se quindi mettiamo insieme gli elementi di cui abbiamo parlato finora, ci verrà particolarmente facile capire come la cultura guerriera e l'organizzazione sociale dei vichinghi li rese particolarmente adatti all'esplorazione e alla guerra. Infatti, sia la loro struttura sociale e sia la loro religione li spingevano continuamente alla ricerca di ricchezze per salire all'interno della loro scala sociale e alla ricerca di avventura per immedesimarsi nelle loro divinità. Ma facciamo adesso un passo indietro, alle popolazioni pre-vichinghe, per capire chi fossero. Queste, naturalmente, erano popolazioni scandinave che entrarono in contatto con numerose culture e popoli, tra cui i Romani, per esempio, i Germani, i popoli indigeni dell'Europa del Nord, e quindi tutte queste influenze si riflettono nelle loro pratiche religiose e nella loro arte e nella loro tecnologia. E quindi in sintesi possiamo dire che l'ascesa dei vichinghi fu il risultato di una combinazione tra innovazioni tecnologiche, pressioni ambientali e demografiche e in particolare alla loro cultura e organizzazione che erano veramente uniche. Tutti questi fattori messi insieme li resero uno dei popoli più influenti e temuti del Medioevo europeo. Ma come vivevano la vita quotidiana queste popolazioni? Per quello che è stato scoperto dai rilevamenti archeologici, la abitazione tipica era una lunga casa di legno con tetti di paglia o erba. All'interno c'era un focolare centrale usato sia per generare calore sia per la cottura e normalmente la famiglia e il bestiame stesso vivevano all'interno dello stesso spazio. Queste case formavano degli insediamenti. Potevano essere sia piccoli villaggi agricoli o addirittura grandi città commerciali. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, non era la guerra la loro attività principale, ma bensì l'agricoltura. La coltivazione era principalmente di orzo, avena, segale, cioè cereali che possono crescere in ambienti freddi, e tutta una serie di verdura e frutta, come per esempio le mele, un altro frutto che solitamente può crescere in ambienti freddi. Per quanto riguarda gli animali, principalmente allevavano bovini, pecore, maiali e cavalli. Chiaramente, essendo un popolo di mare, erano anche eccezionalmente bravi nella pesca. Il fatto che possedessero un'avanzata tecnologia navale giustifica il fatto che molti dei loro artigiani erano particolarmente competenti come fabbri, come carpentieri, come tessitori, pensate semplicemente alle vele delle navi, come calzolai e in cose molto più preziose come per esempio la produzione dei gioielli. Questo permetteva loro di commerciare e scambiare prodotti con una rete commerciale molto vasta, che come abbiamo visto si estendeva fino ai limiti dell'Europa orientale, fino al mondo arabo. Ciò che era il vero cuore della struttura sociale vichinga era la famiglia, dove le donne avevano il compito di gestire la casa, ma potevano anche partecipare ai lavori agricoli, artigianali e talvolta commerciali. I bambini invece erano istruiti nelle competenze quotidiane, nella religione, nelle tradizioni, che erano specifiche della loro comunità. Per quanto riguarda invece la moda, i vestiti erano semplici e funzionali, fatti principalmente di lana e lino. Gli uomini indossavano tuniche e pantaloni, mentre le donne indossavano abiti e gonne lunghe. Gli ornamenti
comprendevano le fibule, i bracciali, collane, che erano gli elementi più popolari sia tra uomini che donne. Per quanto riguarda invece il cibo e la cucina, la loro dieta era basata principalmente su carne, che poteva essere sia allevata sia cacciata, di pesce, perché abbiamo visto che erano ottimi pescatori, cereali, frutta e verdura. Poi era comune il pane e le zuppe, che erano alimenti quotidiani. In più, particolarmente importante per sopravvivere ai lunghi inverni era la conservazione del cibo, che poteva avvenire tramite affumicatura, salatura o fermentazione. Anche loro avevano del tempo libero. Durante queste pause avevano modo di divertirsi con giochi di abilità oppure giochi di forza. Non bisogna considerarli come popoli rozzi, perché in realtà erano amanti della musica, di racconti, di poesie e di storie, che in particolare raccontavano di saghe e di miti. Quindi in generale la vita quotidiana dei vichinghi era sì dura, ma ben organizzata, con un forte perno sulla famiglia, sulla comunità, che erano elementi indispensabili per sopravvivere in ambienti freddi così ostili. Tuttavia, ancora oggi, i vichinghi sono famosi per il loro culto della guerra, che era una parte fondamentale della loro cultura, perché si riferiva al coraggio, all'onore, alla forza e alle abilità guerriere. Questi valori erano profondamente radicati nella loro società e nella loro religione. I guerrieri vichinghi, di fatto, occupavano una posizione di alto prestigio nella società. La bravura in battaglia era un percorso chiave per il successo sociale e per la ricchezza. Essere un guerriero non era solo una professione, ma un modo di vivere che includeva l'addestramento fisico, la maestria nelle armi e la conoscenza delle strategie di battaglia. E sebbene dalle popolazioni dell'epoca i vichinghi erano considerati come selvaggi sanguinari, in realtà avevano la loro etica guerriera, basata sul coraggio, sulla lealtà verso il capo e verso il gruppo e sulla ricerca della gloria personale. Questi erano valori fondamentali per loro. In più, credevano fortemente nel concetto di onore e di una morte eroica. L'unica morte eroica era quella in battaglia, che garantiva un posto nella sala di Odino nel Valhalla. Infatti questo loro misticismo era provato dal fatto che prima delle battaglie si impegnavano in rituali che includevano canti, danze, sacrifici, tutte rivolte alla divinità di Odino o di Thor. L'uso di simboli, come il martello di Thor, l'ascia da battaglia e rune protettive, erano comuni per invocare forza e protezione. E quindi le armi erano considerati oggetti di grandissimo valore, spesso tramandate di generazione in generazione, e parliamo di spade, di asce, di lance e di scudi. Le armature erano semplici, principalmente costituite da elmi e corazze di cuoio, oppure maglie di ferro. Le storie di guerrieri ed eroi, come quelle raccontate nelle saghe, erano quindi un elemento fondamentale della letteratura vichinga e svolgevano un ruolo importante nell'educazione dei giovani vichinghi. Quindi il culto della guerra era una componente chiave della loro identità culturale e sociale, influenzando non solo le pratiche militari, ma anche l'arte, la letteratura e le tradizioni spirituali. Tuttavia, con la cristianizzazione delle società vichinghe ci fu un graduale cambiamento nei valori guerrieri. Infatti la fedeltà ai principi cristiani iniziò a sostituire alcune delle vecchie credenze pagane. E per oggi è tutto. Spero questa storia dei vichinghi vi abbia affascinato. Se questo audio vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale o magari attivate la campanella. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao!